e anche te. Allora, come si chiama intanto? Mi chiamo Sabino Aldo Giannuli, Nato? a Bari il 18 giugno 52. Allora, in Italia c'è sempre stato un ufficio particolare di polizia politica già dall'unità. Ha cambiato ripetutamente sigla, su questo sorvolo per ragioni di tempo, ha avuto uno sviluppo importante durante la Prima Guerra Mondiale per ragioni legate al contrasto dello spionaggio nemico e in quanto tale è stata costituita come polizia politica, Pol-Pol. C'è da dire una cosa, contrariamente a quanto si crede, la polizia politica non ha un'impronta fascista all'inizio, ha una impronta tendenzialmente liberale, per quanto con un contenuto autoritario, però ha un'impostazione liberale. Cos'è l'OVRA? L'OVRA viene costituita fra il 26 e il 27 come ispettorato interno alla polizia politica. Spesso si fa molta confusione, anche gli storici fanno degli errori, e considerano l'OVRA come la polizia politica. No, non è così, è un ispettorato che inizialmente doveva azionare il contrasto con l'unico partito antifascista ancora organizzato nel paese, che era il Partito Comunista. Dopo, successivamente, allargherà il suo campo con un numero sterminato di confidenti, qualche migliaio, e riguarderà anche gli altri partiti fascisti, la stampa e addirittura gli stessi gerarchi, perché su quello veniva riferito al capo della polizia, Arturo Bocchini, e al Duce. L'8 settembre, con la caduta del fascismo e la pace, cioè già dal 25 luglio per la verità, subito dopo, l'OVRA viene sciolta. Non la Pol-Pol, ma l'OVRA sì. Ma in realtà viene sciolta solo poi per la parte liberata del paese. Invece nell'Italia occupata l'OVRA verrà immediatamente ricostituita dalla Repubblica di Salò. Recupererà gli archivi che verranno portati a Valdagno, dove verranno depositati presso i capannoni della più grande ditta tessile del paese, la Marzotto. Quando poi naturalmente man mano che l'offensiva alleata risale, l'OVRA viene sciolta e viene sostituita dal SIS. Quando poi c'è la fine della guerra, il SIS continuerà per poco, per scarsi 2 anni, ma si porrà un problema: bisognerà ricostituire in qualche modo quello che era il contenitore della Pol-Pol e dell'OVRA, che era l'ufficio affari riservati, che c'è sempre stato nel Ministero dell'Interno. E bisognerà avere il personale necessario per poterlo fare. E obiettivamente la rete dei confidenti era nelle mani di poche persone. Ecco che la polizia politica viene ricostituita utilizzando buona parte dei vecchi dirigenti dell'OVRA. Quindi ancora c'è una presenza forte, perché quelli erano i tecnici. Questo spiega il perché del particolare successo di Federico Umberto D'Amato. Perché? D'Amato sta facendo il servizio militare con il grado di commissario aggiunto della PS. È a Roma. Ovviamente Roma è occupata dai tedeschi, lui resta con le polizie fasciste, però anche su suggerimento del padre, diciamo che gioca più sull'altro lato della barricata, e infatti subito dopo l'occupazione di Roma da parte degli americani, lui contatterà la polizia americana, alla quale consegnerà l'elenco delle spie naziste a Roma.
cosa che ovviamente gli procurerà la gratitudine eterna della polizia americana e dei servizi. E questo, quindi il personaggio, anche per l'ascendenza familiare, non è personaggio di nascita fascista, non ha lavorato nell'opera, anzi addirittura durante la Resistenza ha raccolto informazioni che porteranno allo smantellamento della rete nazista. In una polizia dove per amore o per forza bisogna impinguare i ruoli con ex dell'opera, eccetera, personaggi non sempre presentabili, un personaggio come D'Amato spicca immediatamente perché depone sulla presentabilità della nuova polizia. C'è questo, sì. D'Amato non è mai stato né liberale né niente. D'Amato è sempre stato un uomo geniale, ma assolutamente amorale e privo di principi di qualsiasi sorta. Non si può dire, come dimostra la sua biografia, che abbia mai avuto un particolare senso dello Stato. Ha sempre giocato una partita molto personale, in accordo con chi gli conveniva momento per momento. Non si può dire che sia stato fascista. Come vedremo dopo, anche nelle vicende della strategia della tensione, lui ha sempre mantenuto un piede verso le versioni di destra, un po' per controllarla, un po' perché non si sa mai dovesse riuscire il colpo di Stato. Nel caso Borghese lui ha questa posizione ambigua. Però in realtà l'uomo non è mai stato organico, ha sempre giocato un ruolo totalmente personale, arrivando addirittura a contrastarsi con il ministro dell'Interno, al quale giocò uno scherzo poco simpatico perché indagò sulla sua amante, che era una nota attrice del Tempo. Di quale ministro stiamo parlando? Prego? Di quale ministro? Di Tambroni, quindi stiamo parlando della seconda metà degli anni 50. Lui entra in contrasto con Tambroni, lui che all'epoca era capo della squadra politica a Roma, entra in contrasto con Tambroni, al quale fa lo sgarbo di indagare sulla sua amante, che all'epoca era Silva Coscina. Tambroni lo sa, però attenzione, gli usa un trattamento di riguardo, se lo toglie davanti da Roma, gli toglie la squadra politica, però lo manda a dirigere l'ufficio vigilanza stranieri a Firenze. L'ufficio vigilanza stranieri era una specie di servizio segreto che doveva indagare specificamente sul Partito Comunista e sui rapporti con i paesi dell'est, con i turisti, eccetera, che venivano, in parte erano anche spie. Quindi in ogni caso gli viene usato un trattamento di riguardo che lui non accetta, si mette in permesso per motivi di salute e dopo la caduta di Tambroni nel luglio del 1960 tornerà questa volta direttamente al Ministero. Quindi un personaggio che già nel 1955 ha la forza di contrapporsi al suo ministro e anche in modo piuttosto pesante e di reggere a cui il ministro usa tra l'altro un trattamento di favore, cioè non è che lo... Chiedo scusa, perché Presidente. indagava sull'amante del ministro? Qual era il suo scopo, qual era l'obiettivo? Ricattarlo. Presidente, chiedo scusa anche al professor Giannulli, proprio per questo aspetto. La polveriera. Esatto, noi abbiamo già prodotto la scheda, il dossier che aveva fatto Licio Gelli, che è stato trovato nell'archivio uruguaiano di Gelli riguardo a Federico Umberto D'Amato, il quale si vantava di avere una polveriera, cioè un materiale ricattatorio per cui sarebbe stato intoccabile. Questo vezzo di D'Amato di fare dossier su politici era un'abitudine. Nel corso della perquisizione svolta nei confronti di Federico Umberto D'Amato e ordinato dalla Procura della Repubblica di Roma,
sono saltati fuori i dossier che D'Amato aveva preparato nei confronti di pezzi da 90 della politica, Andreotti, Gaspari, Fanfani, Cossiga, poi vedremo cosa scrive di Cossiga, non ricordo adesso, l'onorevole Evangelisti. Questi dossier sono agli atti, sono parte di quella polveriera e li produrremo alla Corte riallacciandoci a quello che dice il professor Giannulli rispetto al dossier o le indagini svolte nei confronti del ministro Tramboni. Ecco, questa è una precisazione che anticipa una nostra produzione. Grazie. Allora. Ecco, in questo c'è un aspetto di D'Amato che devo illustrare. D'Amato ha avuto due grandi maestri, due grandi personaggi a cui si è ispirato. Il primo è il capo della polizia in periodo fascista, Arturo Bocchini. Il secondo è un personaggio storico, è il vero fondatore della polizia politica in Europa, e cioè Fouché. Fouché fu ministro dell'interno sotto Napoleone, quindi per un lungo periodo, e fu il primo a organizzare in modo scientifico la rete dei consulenti divisi per zone, con capizonali, eccetera. Soprattutto fu il primo a dossierare non solo gli avversari, ma anche gli uomini del regime, come per esempio il fratello di Napoleone, Giuseppe Bonaparte. Perché quello era la sua difesa, sapeva di dover correre dei rischi e quello in qualche modo era la sua assicurazione sulla vita. D'Amato, che peraltro era uomo di cultura francesizzante, non solo perché era nato a Marsiglia, quello piuttosto incidentalmente, ma perché per esempio parlava francese, aveva rapporti continui con la polizia francese, conosceva la letteratura e la storia francese, aveva tratto da Fouché e poi da Bocchini, che aveva fatto lo stesso mestiere di dossierare anche i gerarchi del regime, e aveva capito che avere notizie era fondamentale per garantirsi la carriera. E inizia già dagli anni 50 a dossierare i vari ministri democristiani, oltre certo i comunisti, i socialisti, i nemici, anche i ministri democristiani. E 30 anni di archivio del genere, 30 anni, 40 anni di archivio del genere, sì che sono una polveriera, e di quelle pure ben fornite. Non è solo composto da carta straccia, l'archivio segreto dell'Ufficio Affari Riservati, uno dei settori più discussi del Viminale, sospettato di essere dietro alcune delle fasi più oscure della strategia della tensione, ritrovato a Roma in un anonimo magazzino della Polizia di Stato.